Scegliere la capitale europea giusta per il tuo prossimo viaggio può fare la differenza tra un'esperienza trasformativa e una vacanza ordinaria. Ogni città ha un'anima unica, un ritmo proprio e un modo particolare di toccare il cuore di chi la visita. In questo video ti guiderò attraverso le 20 capitali europee più visitate, aiutandoti a scoprire quale risuona di più con il tuo spirito viaggiatore. Parigi non è solo la città della luce, è un poema vivente scritto nelle strade lastricate e nei caffè centenari. È il luogo dove anche fare la spesa diventa un'esperienza artistica, dove i caffè non sono semplici bar, ma salotti filosofici a cielo aperto. La vera Parigi si scopre nelle prime ore del mattino, quando i fornai sfornano croissant che profumano l'aria, o al tramonto, quando la luce dorata trasforma ogni angolo in un dipinto impressionista. Nei mercatini delle pulci di Saint-Ouen, tra mobili antichi e vecchie fotografie, capirai che ogni oggetto ha una storia da raccontare. Le serate nei bistrò del Marais, dove il vino scorre mentre i parigini dibattono di arte e politica, ti mostreranno che qui la cultura non è un optional, ma il pane quotidiano. Un weekend richiede circa 250-300 euro al giorno, ma l'esperienza di perdersi nei passage coperti o di scoprire piccole librerie nascoste non ha prezzo. Londra è una città che respira storia e innovazione in parti uguali, dove i grattacieli di vetro si specchiano nelle acque del Tamigi accanto a dei edifici medievali. Nei mercatini di Brick Lane, dove l'odore di curry si mescola ai vinili vintage, capirai che la vera essenza londinese sta nel suo multiculturalismo. I pub centenari di Hampstead, dove intellettuali e operai siedono fianco a fianco, raccontano di una città che ha fatto dell'inclusività la sua forza. Nei parchi di domenica vedrai famiglie di ogni etnia fare picnic sull'erba, mentre artisti di strada intrattengono i passanti. Non è una città economica, 300-350 euro al giorno, ma offre infinite possibilità gratuite, dai musei world class ai parchi reali dove i londinesi cercano un po' di sole alla prima occasione. I mercati di Borough e Camden ti mostreranno che il cibo può essere un viaggio intorno al mondo in pochi metri quadrati. Roma è molto più di un museo a cielo aperto. È un luogo dove il tempo si piega su se stesso e passato e presente danzano insieme. La vera magia sta nel ritmo lento dei quartieri come Monti o Testaccio, dove le nonne stendono ancora i panni tra palazzi rinascimentali e gli artigiani lavorano in botteghe centenarie. Nelle mattine d'estate, quando i gatti si stiracchiano tra le rovine del foro e i baristi conoscono già il tuo ordine, capirai che Roma non si visita, si vive. Le serate in Trastevere, tra vicoli illuminati da lanterne e il profumo di basilico che esce dalle trattorie, ti faranno sentire parte di un film neorealista. Con 200-250 euro al giorno vivrai come un vero romano, imparando l'arte del dolce far niente nei caffè storici e scoprendo che ogni pietra ha una storia da sussurrare. Madrid è una città che si sveglia tardi e vive fino all'alba, dove la siesta non è un'abitudine, ma una filosofia di vita. Nei mercati del Rastro, tra bancarelle di antiquariato e artisti di strada, scoprirai che ogni oggetto ha 1000 storie da raccontare. Il vero cuore di Madrid batte nelle taverne di La Latina, dove il vino scorre insieme alle risate e le tapas sono un pretesto per fare nuove amicizie. Nel Parque del Retiro, al tramonto, vedrai famiglie intere che passeggiano mentre gli artisti di strada suonano flamenco. La vita culturale esplode nel triangolo d'oro dei musei, ma la vera arte sta nell'osservare i madrileni vivere la loro città come un eterno festivo. Con 180-200 euro al giorno vivrai come una persona del posto, scoprendo che il lusso più grande è il tempo per vivere. Vienna è un valzer suonato in loop, dove l'eleganza imperiale si fonde con una modernità sorprendente. Nei caffè storici come il Caffè Central, tra specchi dorati e camerieri in livrea, capirai che il caffè non è una bevanda ma un'istituzione culturale. Le serate alla Staatsoper,
dove la musica classica risuona in sale di velluto rosso, ti trasporteranno in un'epoca di raffinatezza senza tempo. Nei mercati del Naschmarkt, tra bancarelle di spezie e delicatessen, scoprirai che Vienna è anche una città multiculturale che abbraccia influenze da tutto l'impero perduto. Un weekend richiede 220-270 euro al giorno, ma l'esperienza di passeggiare nei giardini del Belvedere o di scoprire gallerie d'arte contemporanea in ex bunker della guerra è impagabile. Praga è una fiaba gotica scritta in pietra e vetrate colorate, nei vicoli di Malá Strana, dove le lanterne a gas creano ombre danzanti sui muri secolari, sentirai di essere entrato in un mondo parallelo. Le birrerie storiche non sono solo luoghi dove bere, ma cattedrali laiche dove si celebra il rituale della convivialità. Dal castello al tramonto, quando la città si tinge di oro e le centinaia di guglie creano un profilo da città incantata, capirai perché Praga è chiamata la città delle 100 torri. Con 150-200 euro al giorno vivrai come un bohemia, scoprendo che ogni porta nasconde un teatro sperimentale, una galleria d'arte o un jazz club sotterraneo. Budapest è una città che porta le sue cicatrici con orgoglio, trasformandole in arte. Nei bagni termali secolari, tra vapori e architetture Art Nouveau, comprenderai che il benessere qui è un'arte sociale. I room pub nel quartiere ebraico, ricavati in edifici abbandonati e decorati con oggetti di recupero, raccontano di una città che sa reinventarsi continuamente. Le notti lungo il Danubio, quando il Parlamento illuminato si riflette nell'acqua come un miraggio, ti faranno capire perché Budapest è chiamata la Parigi dell'Est. Con 120 a 170 euro al giorno scoprirai una città che ha fatto della resilienza la sua forza più grande. Copenaghen è una lezione di design applicato alla vita quotidiana. Nei quartieri come Nørrebro, dove l'architettura sostenibile si fonde con giardini urbani, capirai che la sostenibilità qui non è una moda, ma uno stile di vita. Le mattine al mercato coperto di Torve Halerne, tra caffè di specialità e smørrebrød artigianali, ti mostreranno che il cibo può essere arte accessibile a tutti. In bicicletta lungo i canali, osservando i bambini che giocano in parchi progettati come opere d'arte, comprenderai che la vera ricchezza sta nella qualità della vita quotidiana. Un weekend richiede 250-300 euro al giorno, ma l'esperienza di vivere in una città che ha risolto molti dei problemi della vita urbana moderna non ha prezzo. Stoccolma è un arcipelago di emozioni distribuite su 14 isole, dove l'acqua non è un confine ma un elemento unificante. Nel quartiere di Södermalm, tra boutique di design indipendente e caffetterie che praticano il fika, la pausa caffè svedese elevata ad arte, capirai che qui la qualità della vita non è un lusso ma un diritto. Le mattine al Fotografisca, dove l'arte contemporanea dialoga con la vista sul porto, ti mostreranno che la cultura può essere sia accessibile che sofisticata. Nei ristoranti di Gamla Stan, l'isola vecchia, dove la tradizione culinaria nordica incontra l'innovazione, scoprirai che la semplicità può essere rivoluzionaria. Con 300 euro al giorno vivrai in una città che ha fatto del rispetto per l'ambiente e dell'uguaglianza sociale i suoi pilastri. Oslo è dove la natura selvaggia incontra il design più raffinato. Sui tetti verdi del teatro dell'opera, che sembrano scivolare nel fiordo, capirai che l'architettura può essere una continuazione del paesaggio naturale. Nel parco di Vigeland, tra centinaia di sculture che raccontano la condizione umana, sentirai che l'arte pubblica può parlare a tutti. Le serate nei bar di Grünerløkka, dove il caffè costa quanto un pranzo in Italia, ma la qualità della vita è tangibile, ti mostreranno che il vero lusso è il tempo libero e la serenità. Un weekend richiede 300-350 euro al giorno, ma vivere in una città dove la natura è a 15 minuti di metro non ha prezzo. Helsinki è una sinfonia di design e natura, dove anche le fermate del tram sono opere d'arte.
Nei mercati coperti come il Vanha Kauppahalli, tra salmone affumicato e pane di segale, scoprirai che la cucina finlandese è un'ode alla semplicità. Le saune pubbliche come l'Öili, dove manager e operai si mescolano nel rituale del vapore, ti insegneranno che l'uguaglianza sociale qui non è teoria ma pratica quotidiana. Nei bar di Kallio, dove i cocktail si preparano con bacche artiche e liquori locali, capirai che la creatività può nascere dal minimalismo. Con 250-300 euro al giorno vivrai in una città che ha fatto del design funzionale una forma d'arte. Varsavia è una fenice risorta dalle ceneri, dove ogni pietra ricostruita racconta una storia di resilienza. Nel quartiere di Praga, con i suoi murales e studi d'artista ricavati in ex fabbriche, vedrai come il passato industriale si sia trasformato in futuro creativo. I giardini sul tetto della biblioteca universitaria, dove studenti e anziani leggono con vista sulla Vistola, ti mostreranno che la cultura può essere democratica e accessibile. Le serate nei bar Mleczny, bar del latte, modernizzati, dove la tradizione culinaria polacca incontra la cucina contemporanea, raccontano di una città che sa rinnovarsi senza dimenticare le sue radici. Con 150-200 euro al giorno scoprirai una capitale che ha trasformato le sue cicatrici in opere d'arte. Dublino è un racconto che si snoda tra pub centenari e start-up tecnologiche. Nei vicoli di Temple Bar, dove la musica tradizionale irlandese si fonde con il chiacchiericcio dei turisti, capirai che qui la tradizione non è mai statica. Le librerie come la Trinity College Library, dove il profumo di libri antichi si mescola alle voci degli studenti, ti mostreranno che il passato e il futuro possono convivere armoniosamente. Nei nuovi quartieri come il Grand Canal Dock, dove Google e Facebook hanno sede, in edifici di vetro accanto a case georgiane, scoprirai una città che abbraccia il cambiamento senza perdere la sua anima. Con 200-250 euro al giorno vivrai in una capitale dove anche ordinare una Guinness è un'arte che richiede pazienza. Lisbona è una poesia scritta in azulejos, dove la malinconia del fado si trasforma in gioia di vivere. Nei vicoli ripidi dell'Alfama, tra panni stesi e gatti sonnolenti, il tempo sembra essersi fermato agli anni 50. Le mattine iniziano nei pastéis, denata ancora caldi della mantegheria, dove il rituale del caffè e dolce è una forma di meditazione. Nei Miraduros al tramonto, mentre il sole tinge di rosa i tetti della città e il Tejo scorre placido in lontananza, capirai perché i portoghesi hanno inventato la parola saudade. I bar del Bairro Alto, che si animano solo dopo le 22, ti insegneranno che la notte è giovane e che la vera festa inizia quando i turisti vanno a dormire. Le cene nelle tascas di Muraria, dove il baccalà ha 1000 ricette e il vigno verde scorre generoso, ti mostreranno che la cucina più buona è quella che sa di casa. Con 170-200 euro al giorno vivrai in una città che ha fatto della lentezza una virtù e della decadenza un'arte. Atene è un dialogo continuo tra antico e moderno, dove il Partenone veglia sulla città come un dio distratto. Nei vicoli di Plaka, tra botteghe di artigiani e taverne che servono souvlaki da generazioni, scoprirai che la crisi economica non ha piegato lo spirito greco. I nuovi quartieri come Exarchia, dove la street art racconta storie di resistenza e speranza, ti mostreranno un Atene che non si arrende. Le serate nelle psarotaverne di Gazzi, dove il pesce fresco si accompagna a discussioni filosofiche improvvisate, ti faranno capire che qui la convivialità è una forma di resistenza culturale. Nei mercati di Monastiraki, tra reliquie antiche e vinili usati, vedrai come passato e presente si fondono naturalmente. Con 150-200 euro al giorno vivrai in una città dove anche le rovine hanno una vita notturna. Bruxelles è molto più che la capitale burocratica d'Europa. Nei caffè di Saint-Gilles,
dove hipster e funzionari europei sorseggiano birre trappiste, capirai che questa è una città che non si prende troppo sul serio. Le gallerie d'arte contemporanea di XL, nascoste in magnifici edifici Art Nouveau, raccontano di una scena culturale vibrante e sottovalutata. I ristoranti di Place Sainte-Catherine, dove le cozze si cucinano in decine di modi diversi, ti mostreranno che la cucina belga va ben oltre le patatine fritte. Le serate nei jazz club di Saint-Josse, dove musicisti di tutto il mondo si esibiscono in cantine medievali, ti faranno scoprire l'anima multiculturale della città. Con 200-250 euro al giorno vivrai in una capitale che sa essere cosmopolita, senza perdere il suo carattere provinciale. Bucarest è una città di contrasti affascinanti, dove palazzi Belle Époque si alternano a edifici brutalisti. Nel quartiere di Lipscani, cuore della città vecchia miracolosamente sopravvissuto all'era comunista, antiche chiese ortodosse si nascondono tra bar alla moda. I giardini di Cismigiu in primavera, quando i bucarestini escono dal letargo invernale, ti mostreranno una città che sa essere sorprendentemente verde e romantica. Le librerie e caffè, come Carturești Carousel, ospitate in palazzi storici restaurati, raccontano di una rinascita culturale in atto. Le cene nei ristoranti della zona Armenian, dove la cucina tradizionale rumena incontra influenze balcaniche e orientali, ti faranno capire che questa è una città che sta riscoprendo le sue radici multiculturali. Con 120-170 euro al giorno scoprirai una capitale che sta reinventando se stessa senza rinnegare il suo passato. Sofia è la capitale europea che in pochi conoscono davvero, dove chiese ortodosse, moschee e sinagoghe convivono pacificamente da secoli. Nei mercati dei fiori sotto la cattedrale di Alexander Nevsky, tra profumi di rose bulgare e icone ortodosse, capirai che qui la spiritualità è parte della vita quotidiana. I nuovi quartieri creativi, come Lozenez, con i loro caffè letterari e gallerie d'arte indipendenti, mostrano il volto giovane di una città in rapida evoluzione. Le serate nelle meane tradizionali, dove la rachigia scorre, accompagnata da musica folk bulgara, ti faranno sentire parte di una tradizione millenaria. Con 100-150 euro al giorno vivrai in una delle capitali più accessibili d'Europa, dove l'autenticità non è ancora stata compromessa dal turismo di massa. Al termine di questo viaggio attraverso le capitali europee, capirai che ogni città è un universo a sé, con i suoi ritmi, i suoi sapori e le sue contraddizioni. Non esistono città migliori o peggiori, ma solo città che risuonano più o meno con la nostra anima. La vera magia sta nel lasciarsi sorprendere, nell'abbandonare i pregiudizi e nell'essere disposti a vedere oltre le apparenze turistiche. Se questo viaggio virtuale ti ha ispirato, non dimenticare di iscriverti al canale. Nei prossimi video esploreremo ancora più a fondo queste meravigliose capitali, scoprendo i loro segreti meglio custoditi e le storie che solo i locali conoscono. Lascia un commento per dirmi quale città ti ha colpito di più e quale vorresti esplorare per prima. E ricorda, il vero viaggio non sta solo nei luoghi che visitiamo, ma in come questi luoghi ci trasformano.